Lorenzo, recentemente hai rinnovato il contratto per un ulteriore anno, la nuova scadenza è fissata al 2025. Cosa vedi alla fine del 2025? Stai già parlando con la società, magari per rimanere ancora? Per ora sono molto concentrato per questo anno. Questo rinnovo fino al 2025 è stato cercato da parte mia, con gli allenamenti, con le prestazioni in campo, anche fuori dal campo. Però mi sento ancora un calciatore, un atleta, e quindi sono molto concentrato su questo. Poi a fine stagione o verso fine della stagione vedremo il da farsi, però la mia concentrazione è totale sul campo e sulla stagione. Questo è un modo anche per essere un modello per i giovani, che ce ne sono tanti qui a Bologna. Ce n'è uno in particolare che l'hai visto e hai detto, caspita, questo c'ha veramente una marcia in più? Che potrebbe essere una marcia in più da un punto di vista prettamente tecnico, e quindi un giocatore che può avere un futuro roseo come giocatore, ma uno che invece ti ha impressionato anche da un punto di vista prettamente umano. Devo dirti la verità che la società ha lavorato veramente molto bene con i giovani, ne ha colto, oltre alla forza in campo e le qualità tecniche, soprattutto quelle morali. E faccio un esempio, magari Ferguson è quello che mi ha veramente colpito subito anche a livello umano, e ha fatto una crescita incredibile in 2 stagioni. Quindi adesso colgo l'occasione, oltre per fare i complimenti per come è cresciuto, sia come calciatore che come uomo, ma soprattutto per il recupero dall'infortunio al crociato che io ci sono passato, e quindi so cosa vuol dire. Però lui, ecco, tornando al discorso, ha le qualità morali e professionali per tornare veramente più forte di prima. E c'è un nuovo condottiero, che è un nuovo capitano, inteso capitano della barca, cioè Vincenzo Italiano. Come vedi questo inizio di avventura di Italiano al Bologna? Cosa prende in eredità da Thiago Motta? Allora, il mister italiano prende sicuramente una squadra pronta sotto tanti punti di vista, a livello di maturità, sia in campo che fuori. Tanti giovani sono cresciuti moltissimo e sono diventati dei giocatori importanti, e lui sicuramente ci porta un'esperienza internazionale, perché avendo fatto 2 finali di conference e anche una finale Coppa Italia, quindi ci ha portato alcune idee nuove, tanta voglia di fare, tanto carattere e esperienza, perché ci può aiutare in quelle che sono comunque le 3 competizioni e tutti questi incontri ravvicinati, quindi sono contento e fiducioso. L'anno scorso era un sogno, adesso è una realtà, c'è poco da dire. Siamo all'interno del centro sportivo di una squadra che gioca la Champions League. Dopo 60 anni, aggiungo. Dopo 60 anni. Che vuol dire questa roba per te, per i tuoi compagni che l'avete conquistata con il sudore della fronte? Allora, la Champions League per il Bologna credo che sia un motivo di orgoglio enorme, cioè io mi sento un petto gigante, perché averla raggiunta dopo così tanto tempo è un traguardo incredibile, e quindi va assaporato, per quello che dicevo prima. Io ho cercato di godermelo fino in fondo, perché sono cose che rimangono nella storia del club, quindi è giusto gioire, e anche tanto. E poi comportano delle responsabilità, comporta un livello che si alza, comporta una cura dei dettagli ancora ulteriore, una crescita da parte di tutti, sia in campo che fuori, quindi le difficoltà aumentano perché il livello si alza, e quando il livello si alza uno deve cercare in tutti i modi di farsi trovare pronto. Non è semplice, però è un gruppo che è migliorato anno dopo anno, stagione dopo stagione, e quindi sarà anche una sfida per noi, sarà una bella sfida, quindi ci dovremo far trovare pronti tutti, perché sia a livello di dipendenti, tutti i calciatori, lo staff, dovremmo essere tutti pronti a questa nuova sfida, ma con il sorriso sulle labbra, perché dobbiamo sempre ricordarci che è stata una cavalcata bellissima, e è una gioia enorme comunque giocarcela, ma vogliamo giocarcela in maniera molto professionale. Lorenzo, metto da parte un attimo il campo, lasciamo stare dinamiche di campo, voglio andare su temi un po' più, chiamiamoli profondi, ecco. Ti chiedo, cosa c'è di Bologna in De Silvestri? Cosa ti ha lasciato, cosa ti ha dato nel corso di questi anni questa città, questa squadra, questi tifosi, questo club? Qui entriamo in un argomento molto bello, perché
Bologna mi ha veramente da subito colpito moltissimo. Anche a livello privato comunque è stata la prima città dove io e mia moglie abbiamo veramente iniziato a convivere dal primo giorno, quindi ci ha unito anche moltissimo. Lei ha iniziato anche a lavorare in ospedale qui e ci ha colpito subito scendere nelle piazze, passeggiare, avere questo rapporto con tutti i bolognesi, ecco, con i vari lavoratori, insomma. E a noi piace molto, a me essendo romano mi piace molto avere questo rapporto umano con le persone e quindi siamo innamorati entrambi di questa città e sono contento che questa è la mia quinta stagione, quindi vuol dire che il Bologna è il club dove ho giocato di più, ecco, dove ho militato di più per quanto riguarda le stagioni e questa città sicuramente ci è entrata mia moglie nel cuore. Per il Bologna, per il club, per il gruppo, cosa vuol dire aver conquistato la Champions League? Mi spiego meglio. Siccome sei una persona che sa andare oltre le cose, cioè vorrei che non ti soffermassi sul mero risultato sportivo, ma su come il gruppo abbia saputo conquistare qualcosa di impossibile, cioè è una metafora di vita, è un insegnamento di vita quotidiana, la capacità di dire siamo riusciti a conquistare una cosa che in teoria sembrava impossibile. Sì, diciamo l'esempio del Bologna l'anno scorso in Champions League è un esempio vivo, nitido per quel tipo di formazioni che magari sulla carta partono dietro ma che hanno un gruppo che si sente una famiglia dove tutti i dipendenti sono contenti di andare al campo perché vivono anche quelle che sono le emozioni dei calciatori e dove tutti si sentono protagonisti, tutti sanno qual è il proprio ruolo, indipendentemente dal minutaggio in campo. E noi l'anno scorso la scorsa stagione, ma anche quelle prima, si è creato proprio questo tipo di sensazioni, di emozioni meraviglioso e quindi l'obiettivo ovviamente è quello di continuare, di cercare di mantenere questo tipo di gruppo, questo tipo di voglia di stare insieme, dove tutti si sentono importanti. Non è facile, perché comunque ci sono tante partite alti e bassi, però è il nostro obiettivo, quello di comunque capire che da soli si va veloci, ma uniti si va veramente lontano. E diciamo questo è un po' stato il nostro slogan l'anno scorso, quando magari in pochi ci credevano, noi nello spogliatoio, a fine partita, prima delle partite, ci abbiamo sempre creduto e tutti hanno, dal primo all'ultimo, hanno dato la propria impronta, la propria pennellata a questo quadro meraviglioso. Tante piazze in Italia stanno diventando delle isole felici e questo è il segreto di Bologna? I rapporti umani, sì, il segreto forse del Bologna e di Bologna sono i rapporti umani, il coltivare i rapporti umani. Cioè non fermarsi solo al dipendente, al calciatore, al dirigente, a questi ruoli qua, ma cercare di andare oltre, il capire anche le emozioni che può provare un ragazzo, perché stiamo sempre parlando dei ragazzi giovani, e quindi è giusto anche capire il proprio percorso, come ci si è arrivati, qual è stata la propria gioventù, e lì vuol dire andare oltre e non pensare solo al giocatore che deve performare, ma andare proprio nell'inside, no, di un giocatore, e lì secondo me fai l'upgrade. Lì fai il salto di qualità a livello proprio emozionale, a livello umano e io è quello che sto cercando e ho cercato di fare. Visto che sei schietto e avendo giocato così tanto nella tua vita, nella tua carriera, hai ancora dei sogni da calciatore? E in assoluto cosa sogni per la tua vita fuori dal campo? I miei sogni da calciatore, diciamo la scorsa stagione sono arrivati nell'apoteosi perché io sarei voluto andare in Europa con il Bologna, dopo esserci andato con la Samp e il Torino, che squadre diciamo medio-alte, ecco. Però sarebbe stato, è stato veramente un'apoteosi. E ora mi piacerebbe raggiungere, ecco, le 100 partite con il Bologna, quindi io ogni anno, ogni stagione mi creo degli obiettivi medio a lungo termine e adesso me ne mancano 5 di partite, quindi spero di raggiungerlo. E poi ho i miei obiettivi per il post carriera, quindi di sicuro ne ho ancora alcuni. Nella tua vita, qual è la tua migliore opera d'arte? E lo chiedo proprio a un grande esperto, appassionato d'arte. O quella che magari deve ancora arrivare? Nella tua vita? Nella mia vita, io sono un grande appassionato d'arte, oltre ad essere un collezionista, e quindi
diciamo che nella mia vita l'opera più grande resta comunque il calore familiare, quello che sono gli affetti, quindi amici, famiglia e adesso proveremo a crearne una io e mia moglie, quindi questo calore familiare, questa voglia di stare insieme con le persone che ti hanno visto comunque crescere, con cui hai legato particolarmente e mantenerlo, questa credo che sia l'opera d'arte dell'essere umano, il riuscire a crearne sempre delle altre di cui poi ci lega un filo. Io sono cresciuto come supereroi i miei genitori accanto a mia sorella e mi sono sempre ripromesso insomma, di crearne poi una mia simile di famiglia con gli stessi valori e le stesse tradizioni e sto cercando con tutto me stesso di riproporre, quindi secondo me quell'opera d'arte, il calore familiare è il capolavoro di un grande artista. A che periodo artistico appartiene Lollo De Silvestri? Ma a me piace moltissimo l'arte povera, quindi sicuramente quella del dopoguerra, dove si riutilizzavano ecco, gli scarti un pochino della società consumistica e riproposti come grandissime opere d'arte. E quindi io credo mi rivedo molto in quello stile lì, quindi io cerco sempre di dare tutto me stesso, di cercare tutte le energie che ho dentro, anche quelle come nell'arte povera che venivano un po' messe da parte, cerco di ritirarle fuori per crearne un capolavoro. Grazie mille. Grazie a voi.